Vi avviso, oggi mi odierete. Mi dispiace, vi chiedo scusa in anticipo per questo brutto video. Il motivo per cui vi chiedo già scusa è perché oggi parleremo di barzellette italiane, e vi avviso che le barzellette di oggi saranno terribili e vi faranno venire i brividi, vi faranno provare pena per me probabilmente, però bisogna farlo. Oggi parliamo di barzellette in italiano. Parlare di barzellette è in realtà una cosa molto difficile in una lingua straniera, perché devi avere una padronanza della lingua italiana molto avanzata per poter capire molte barzellette, specialmente le barzellette che si basano sulle sfumature linguistiche o sui giochi di parole. Se sentite barzellette italiane o se leggete di barzellette italiane, molto spesso sentirete parlare di un certo Pierino. Pierino è semplicemente un personaggio fittizio ispirato a un fumetto che è uscito sul giornale intorno al 1910, quindi è un personaggio fittizio molto molto vecchio ed è un personaggio creato da Antonio Rubino. Onestamente tutte le barzellette che includono o riguardano Pierino fanno piangere, fanno pena, sono terribili, quindi vi risparmio oggi e non vi dico nessuna barzelletta di Pierino. Sono sicura che tutti potrete andare e cercare su internet le sue barzellette e capirete perché le ho saltate oggi. Inoltre molte barzellette italiane riguardano i carabinieri o i francesi, quindi abbiamo questo odio innato nei confronti dei carabinieri e dei francesi, poveri francesi. Oggi vi risparmio anche queste barzellette perché anche queste sono terribili. Invece, quello che vorrei fare oggi è vedere insieme le barzellette dove si usano dei giochi di parole, perché queste sono più interessanti e sono più utili dal punto di vista della lingua. La prima barzelletta è: qual è la città preferita dai ragni? Mosca. Non so neanche come spiegarla. Qual è la città preferita dai ragni? Quindi, which is or what is a spider's favorite city? Quindi ragni, spider, favorite city. And the answer, la risposta è Mosca. Mosca is Moscow, so the city in Russia, la città in Russia, ma Mosca in italiano significa anche fly. So when I say Mosca, it can mean both Moscow and fly. Quindi la città preferita dai ragni è Mosca, è una mosca o Mosca. Qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi. La pianta, ok, it's a plant, ma in italiano la pianta significa anche the sole of the feet, la parte al di sotto dei piedi. Quindi qual è la pianta più puzzolente? E la pianta significa sia una pianta che la pianta dei piedi, rispondo quella dei piedi. Fa ridere perché se io chiedo qual è la pianta più puzzolente, tu non pensi ai piedi, pensi a una pianta vegetale. Sì, fa molto ridere. Ah, questa è una delle mie preferite. Sapete perché il pomodoro non riesce a dormire? Perché l'insalata russa. Perché il pomodoro non riesce a dormire? Why can the tomato not sleep? Perché l'insalata russa is the Russian salad or Olivier salad. E russare in italiano significa to snore. Quando io dico russa, può essere sia l'aggettivo russa per Russian, sia il verbo russare per snores. Quindi il pomodoro non può dormire perché l'insalata sta russando, perché l'insalata russa. Qual è il colmo per una gallina? Avere la pelle d'oca. La gallina. In italiano la pelle d'oca è goosebumps e goose ovviamente è un animale diverso da una gallina. Quindi qual è il colmo? Qual è la cosa più pazzesca per una gallina? È avere la pelle d'oca. L'avete capita? La prossima è una delle barzellette che veniva più ripetuta quando io ero giovane, si sentiva ovunque e non fa neanche così ridere, davvero è terribile, ed è: una mela marcia, l'altra cammina. Marcia può essere sia un aggettivo per rotten, quindi una mela
è marcia, ma può anche significare marciare, to march. Quindi una mela marcia e l'altra cammina. Ok, chiudo questo video con forse la barzelletta peggiore. No, scherzo. Chiudo questo video con la mia barzelletta preferita, perché questa è una barzelletta che io raccontavo sempre quando ero bambina e con cui ho vinto un concorso di barzellette, quindi voi dovete ridere alla prossima barzelletta. Ok. Una scoreggia incontra un'altra scoreggia e le chiede: ma perché stai piangendo? E l'altra risponde: perché il mio ragazzo mi ha mollato. Una scoreggia is a fart, quindi una scoreggia incontra un'altra scoreggia, a fart meets another fart. E la prima chiede: perché stai piangendo? Why are you crying? E la seconda risponde: perché il mio ragazzo, my boyfriend, mi ha mollato. So, my boyfriend dumped me. Mollare in italiano significa to dump a boyfriend, for example, quindi mollare una persona, e mollare anche una scoreggia. So, even when I fart I can say mollare una scoreggia. E per questo fa molto ridere. Ridete, vi sento. Queste erano alcune barzellette abbastanza terribili in italiano, che però si concentrano su queste sfumature linguistiche sulla lingua e secondo me sono un po' più divertenti o più interessanti da guardare o da analizzare per questo motivo. Fatemi sapere qual era la vostra barzelletta preferita nei commenti, o fatemi sapere qual è la vostra barzelletta preferita in italiano, se ne conoscete altre, o se c'è una barzelletta nella vostra lingua madre che pensate sia possibile tradurre in italiano. Quindi se c'è qualcosa del genere scrivetemelo nei commenti, perché sarebbe molto interessante per me. Grazie per aver guardato questo video, per aver pianto insieme a me, e ci rivediamo la prossima volta. Ciao!